Una delle domande più ricorrenti è: posso utilizzare i miei dati dentro ChatGPT così da avere delle risposte più precise? Bene, in questo video vedremo cosa si può fare con ChatGPT, quali sono dei prodotti alternativi e alla fine vi mostro dalla A alla Z una demo di come si riescono a inserire i propri dati tramite le API dentro ChatGPT per avere le risposte. Tutto questo sarà fatto a un livello per utente normale, quindi ci saranno delle semplificazioni, anche delle banalizzazioni. Mi perdonino i tecnici, ma questo video non è fatto per voi. Ciao, il mio nome è Manolo Macchetta e da più di 20 anni ormai aiuto imprenditori e aziende nella transizione digitale. Ho aperto un blog, manolo.macchetta.com, in cui parlo di digital innovation, digital marketing e ovviamente intelligenze artificiali. Prima domanda: posso utilizzare ChatGPT con i miei dati? La risposta non è univoca, vi do i due estremi. Prima è che esistono vari modi per installarsi degli LLM, quindi dei modelli linguistici sui propri computer, mi viene in mente Llama, Alpaca, eccetera, eccetera, che a tutti gli effetti danno dei risultati quasi a livello di ChatGPT 4, ma permettono ovviamente di installarlo sulle proprie macchine e dato che l'avete installato sulle vostre macchine permettono anche di fare fine tuning, quindi esattamente anche allenarlo, istruirlo con i vostri dati. Oltre ovviamente a essere al riparo da tutti i problemi di sicurezza, GDPR, eccetera, eccetera, eccetera. Questa soluzione ovviamente non è una soluzione che al momento è appetibile per tutti, perché ovviamente servono delle skill tecniche, servono dei programmatori e anche se io sto investigando per andare in quella direzione, al momento ci sono molti pareri discordanti, insomma è una cosa un po' da smanettori. Mi aspetto che però entro la fine dell'anno escano dei pacchetti fatti davvero bene dove si potrà agganciarsi direttamente a qualche sistema in cloud per il controllo dei dati, per il fine tuning e gestirlo in locale. Quindi questa è la prima risposta complicata. Parliamo di quello per cui probabilmente siete venuti su questo sito. Posso fare in modo che ChatGPT risponde basandomi sulle note che ho io in pancia? Sì. Questo si può fare attraverso le API, si può fare attraverso una cosa chiamata embedding che vi andrò a spiegare e già adesso ad aprile 2023 funziona abbastanza bene. Funziona abbastanza bene nel senso che riesce ad andare a prendere le note, ci sono dei limiti per i token, lunghezza delle cose, eccetera, eccetera, ma già dà dei risultati interessanti. E tra l'altro permette anche, nonostante il blocco di OpenAI in Italia, di farlo funzionare perché in maniera legale, perché stiamo utilizzando le API e le API al momento non sono bloccate. Quindi è totalmente legale, totalmente funzionante. Ovviamente non vado a parlare della parte in cui i dati possono venire e verranno presi probabilmente da OpenAI, quindi non mettiamoci codici, non mettiamoci dati coperti da NDA, eccetera, eccetera. Però soprattutto la parte legale che magari venite sul blog che ne parlo tanto di queste faccende. In questo video parlerò della seconda soluzione, ovvero avere le proprie note, darle in pasto a ChatGPT e avere delle risposte. Cosa ci serve per far funzionare tutto questo? Allora, come prima cosa ci serve l'accesso alle API. Seconda cosa, ci servono i nostri appunti da far leggere. Terza cosa, uno strumento in grado di raccogliere questi appunti e come quarta cosa, ovviamente, uno strumento che quando interrogato riesce a dare delle risposte. Vediamoli un attimino nel dettaglio. Allora, le API di ChatGPT, vi lascio il link in descrizione. Utilizzare le API è diverso rispetto a utilizzare ChatGPT Plus. I propri appunti, ovviamente, Kavasans dir che dovete avere il diritto di utilizzarli, non potete mettere dentro degli ebook. Non è saggio mettere dentro i propri appunti se sono coperti da NDA, se sono dei codici, se sono delle cose che non volete che escano dall'esterno. Al momento non sappiamo cosa fa ChatGPT dei dati che viene presi, qualcuno dice che vengono dimenticati, qualcuno dice che vengono utilizzati per fare training, qualcuno dice che vengono salvati. Personalmente, come vedremo nella soluzione che ho fatto io, ho creato un ecosistema chiuso dove metto soltanto gli appunti su cui ho fiducia che siano condivisi, su cui non ho problemi che siano condivisi.
Poi serve appunto lo strumento che raccoglie le note e poi queste note permette di interrogarle e permette di dare una risposta. Io nella demo che faccio vedere utilizzerò Obsidian. Obsidian è un PKM, cioè un sistema di knowledge base personale, quello che io chiamo small data, magari cercate anche qua sotto il link dove parlo degli small data personali. È un tool comodissimo e quindi utilizzeremo quello. Comunque sotto ci sono tutti i link ai vari capitoli del video, quindi se vi interessa semplicemente come collegare Obsidian con ChatGPT andate direttamente avanti. Quindi Obsidian, dicevo, è uno strumento di produttività personale. È da un certo punto di vista simile a Notion, che tutti conoscono, ma è diverso concettualmente. Primo perché è totalmente gratis. Poi è il locale. E il locale cosa vuol dire? Vuol dire che se non avete internet, volete trasferire da una parte all'altra, volete smettere di pagare, comunque i dati rimangono tutti a voi. È velocissimo proprio perché il locale basta che 2 parole e questo viene aggiornato. Usa una modalità di archiviazione dati che è il Markdown. Il Markdown sono semplicemente dei file di testo. E quindi cosa vuol dire utilizzare file di testo? File di testo è un formato puro e quindi è future proof, a prova di futuro. Anche tra 30 anni i file di testo in un modo o nell'altro riusciranno a essere letti. Ormai uso Obsidian da 2 anni. Come al solito io sono abbastanza lento a parlare delle cose che utilizzo perché mi piace essere sicuro che superano la prova del tempo. È facile innamorarsi di qualcosa, utilizzarlo 2 mesi, 3 mesi e poi mollarlo. In questo caso ha superato, diciamo, la prova del tempo, è 2 anni che lo sto utilizzando. La mia produttività, devo dire, è migliorata, la gestione dei miei small data è migliorato. Adesso che vi ho fatto il pippotto su cose Obsidian in larghi termini, vi ho detto cosa sono le API e come funziona tutto, finalmente vediamoci sta demo su come funziona Smart Connection per Obsidian MD. Siamo arrivati alla parte pratica, vediamo come installare e settare Obsidian, che poi è il sistema che parla con le API di ChatGPT e gestisce i nostri appunti. Allora andiamo su obsidian.md, io lo scarico per il Mac, sono 150 mega, non vi mostro come si installa perché suppongo che lo sappiate fare. Questa è la schermata che vi appare appena installato Obsidian. Qua a sinistra voi non avrete questi Vault aperti, ma dovrete farne una. Clicchiamo su Crea, io li creo tutti e li metto in Dropbox, così poi riesco a sincronizzarli, trovare macchine, riesco a fare delle automazioni in maniera molto più semplice. Quindi faccio Crea, la chiamiamo esempio ChatGPT, decido dove installarla, va benissimo metterla nella mia cartella Obsidian, Open, quindi qua è il percorso, crea, e ci troviamo col nostro file, col nostro Obsidian ovviamente bianco. Allora, come prima cosa si clicca su Setting e qua abbiamo un po' di comandi, non ve li descrivo qua, vi dico soltanto le 2 o 3 cosettine che servono a noi adesso. Allora, personalmente mi piace lavorare con bianco, mi piace più il contrasto, quindi lo metto bianco e si può fare da Appearance e poi Light. Poi non parlo di core plugins, c'è il video apposta, dobbiamo andare sui community plugins e cliccare su turn on community plugins, boom, fatto. E poi facciamo browse. Allora, se scriviamo ChatGPT, vediamo che ce ne sono 4. Noi dobbiamo chiamare un plugin che si chiama Smart Connection, questo, che al momento è la versione 1.5.1. Installa, enable. Un'altra cosa che personalmente installo è, io scrivo Kindle Highlight. Cosa fa il Kindle Highlight? Mi permette di
installare tutti gli appunti che prendo sul Kindle e mandarli automaticamente al mio Obsidian, quindi riesco a gestire tutti gli appunti. E visto che adesso noi andiamo a studiarci i nostri appunti, direi che è molto più comodo. Quindi enable anche questo. A questo punto qua torno indietro, qua abbiamo i settaggi, clicchiamo su Smart Connection settaggi. Abbiamo inserito le nostre API che abbiamo preso da ChatGPT. Il servizio delle API, come scrivo nell'articolo, è un servizio a pagamento ed è diverso dal servizio di ChatGPT Plus, sono due robe diverse. Una volta inserite si testano, mi dice che le API sono valide, qua ci dà la scelta tra 3.5 e il 4, io ho l'accesso al 4 quindi seleziono 4. Lingua di default io lascio l'inglese perché preferisco scrivere i prompt in inglese e poi al massimo chiedere l'output in italiano. C'è file di esclusione che permettono di dire quali sono le cartelle, quali sono i folder che non devono essere controllati da ChatGPT, che non devono essere inseriti negli embedding. Personalmente, nonostante questi filtri negativi, io ho separato le cose che voglio gestire con ChatGPT rispetto a quelle che con i miei dati personali, con i miei pensieri, tutto eccetera eccetera, sono due volti separati, così sono sicuro che non si parlino. Display qua lasciate tutto com'è, eccetera eccetera. Eccolo qua, questo probabilmente se cliccate su test file vi dà questo errore, ovvero manca il file embedding JSON eccetera eccetera. Andremo a vedere perché vi appare e come risolverlo. Il manual save probabilmente non probabilmente, adesso se clicco non dice niente, mi dice di salvare ma non dà nient'altro, eccetera eccetera. Il force refresh serve per ricaricare tutti gli embedding, tutte le file che avete messo quando non hanno funzionato. Quindi sappiamo che al momento non può ancora funzionare ChatGPT, con la X chiudiamo e torniamo al nostro pannello bianco pulito. Command N, quindi questo è un test. Qua incominciamo a copiare i nostri primi appunti. Ok, non c'è neanche bisogno di prendere appunti, vedete cosa dice qua? Non è stato trovato il file di embedding, quindi create file di embedding. Boom. Adesso il file se l'è mangiato, questo qua è stato creato l'embedding, c'è un vettore di questo è un test. Se torniamo in settaggi, andiamo giù e facciamo test writing, vediamo che adesso il test è passato, perfetto. Ok, quindi adesso cosa facciamo? Per prima cosa andiamo un pochino a popolare le nostre cartelle. Abbiamo visto che facendo CTRL N si vanno a creare i testi, ma si possono fare anche delle cose migliori. Se andate nella cartella dove ci sono i sistemi, vedete che in esempio ChatGPT, che è il Vault che abbiamo creato adesso, c'è questo file, questo è un file MD. Se io salgo di un livello e vado per esempio my iBrain, vedete che qua c'ho già un po' di file. Io prendo per esempio lista cinture nere Jiu-Jitsu in Italia e il Kindle Crippling, che sono, ma anche i miei podcast transcript, prendo, copio, vado in esempio ChatGPT e li copio. Una volta copiati, mi appaiono istantaneamente. Adesso io cliccherò su lista cinture nere, guardate qua cosa succede velocemente. Carica. Vedete? Quindi al momento lui vede che, dato che ovviamente ho solo due file, vede che c'è una correlazione tra questo articolo e questo è un test che è vuoto. Poi posso andare anche su transcript, clicco qua, questo è un transcript di Rhonda Patrick e incomincia a macinare un pochino più di dati e riconoscere le cose. Se vado skip all sul Kindle Clipping, che sono tutti i miei appunti dal Kindle che ho mandato, vedete che piano piano, statistica, ecotopia, potere e creatività, ok, non tutti hanno tanti appunti, però vedete che qua piano piano se li è mangiati tutti e
piano piano dice quali sono le varie correlazioni tra un file e un altro. Adesso faccio vedere, questo è un test. Vedete qua non dà nessun tipo di correlazione. Ok, cosa succede se voglio aggiungere qualche altro contenuto? Per esempio, ho una trascrizione di questo podcast, copio e incollo qua, gli devo mettere il titolo, quindi se do invio, vedete che ha aggiornato il link. Poi possiamo fare lavori un po' migliorativi, per esempio posso creare una nuova nota, ovvero è la raccolta di tutti. Poi qua stiamo andando già nel lavorare con Obsidian, faccio 2 parentesi quadre, lui mi cerca tutti gli articoli dove ho citato Cal Newport, quindi metto qua, quindi per esempio qua c'è la lista, gli metto un pallino davanti e mi fa così, e quindi mi può già formattare quasi che fosse appunto in Markdown. A questo punto qua lui incomincia a creare un po' di correlazioni, quindi io qua lo sposto in transcript e vediamo un po' cosa riesce a fare. Io non l'ho ancora visto i libri suggeriti a febbraio 2023, quindi adesso clicco qua. Allora, bisogna partire in 2 modi, o scrivendo basandoti sulle mie note, oppure riassumimi questa nota. Questo perché almeno ChatGPT non va nell'etere a prendere informazioni, ma rimane dentro nella vostra macchina. Per farvi vedere cosa vuol dire, io posso scrivere tranquillamente who is Cal Newport e dare invio. Vai a capo, poi posso fare send oppure shift invio. Questa qua è una domanda generica di cui non hai dati, quindi questi qua li sta andando a prendere da ChatGPT normalmente, quindi da GPT-4. Se voglio stoppare c'è questo bottone, stoppato, e adesso posso anche salvare, quindi Cal Newport, come se fosse una chat normale, e la posso salvare. Poi posso fare altro, tipo salvare messaggi, eccetera, eccetera. Ma a questo punto qua io voglio vedere cosa mi racconta qua, basandosi sulle note, quali libri suggerisce Cal Newport in febbraio 2023. Sono stato un po' specifico per essere sicuro che mi dia una risposta non sapendo che libri suggerisce e scrivo output in Italian. Metto sempre il please così quando ci sarà la rivolta di lei non mi vengono a prendere per primo e mando send. Qua vediamo che già è un po' scazzato perché qua 5 book reads in February così, quindi proviamo ancora. Quindi scrivo basandomi su parentesi quadre, quindi qua mi dice quale post voglio andare a prendere, vado a prendere il post specifico. Allora, visto che ha perso, qua non si è perso dei pezzi, o non li ha letti o non li ha capiti, non lo so perché, adesso provo a chiedergli direttamente di andare negli appunti e vedere cosa mi dà di risposta. Ok, qui quindi è riuscito a leggere benissimo. Facciamo un altro esperimento, clicchiamo su New Chat, posso chiedere prima una roba generica, quindi qua cosa ho chiesto? Basandomi sulle mie note, cosa puoi dire di Andrea Baggio? Andrea Baggio è uno dei primi maestri di Jiu-Jitsu brasiliano in Italia ed è qua nella lista delle cinture di Brasilia Jiu-Jitsu. È un altro prompt abbastanza sporco, non è proprio preciso. Vediamo cosa ci risponde lo stesso. E infatti mi dice, basandosi sulle tue note, non ci sono informazioni su Andrea Baggio. Qua poi tra l'altro ci sono delle informazioni, puoi copiare il contesto sulla clipboard, copiare il prompt, copiare il messaggio e per poi copiarli qua nelle note. Quindi se ti servono delle robe li puoi mettere tranquillamente se volete creare degli articoli. Proviamo a fare un prompt un attimino più intelligente e spedisco. Quando si è precisi sulla richiesta funziona molto molto meglio.
se andiamo a vedere qua, sotto la B, vediamo che è stato molto bravo. Ha capito le informazioni ed è riuscito a rispondere abbastanza bene. Quindi abbiamo visto che anche un prompt scritto male dà degli errori. I motivi sono vari, uno non ha spedito tutti i dati che servono, altre volte i vettori non si sono sincronizzati bene, non so quali sono i vari motivi, so che più lo usate più funziona bene. Se poi siete abbastanza bravi da dire da quale documento specifico andare a prendere, funziona molto 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 meglio. Ecco, questo è quanto. Abbiamo visto, non è uno strumento ancora incredibile, non fa i miracoli o le cose che ci aspetteremmo, cioè quindi non possiamo fare fine tuning con le nostre informazioni. Quello che fa è un motore di ricerca un po', diciamo, un po' duro, ma un motore di ricerca dentro le nostre note, e sono sicuro che se abbiamo tanti dati riesce anche a metterli insieme. Ovviamente non è lo scopo di questa demo farvi vedere come funziona. Di sicuro, se come me avete i vostri appunti Kindle, che li mandate direttamente dentro il vostro Obsidian e da qua gli potete interrogare e avere delle informazioni, secondo me non è così male già l'utilizzo che c'è adesso.